Beard è un film britannico del regista Andrea Arnold, con un cast di attori britannici, a parte la protagonista esordiente che abbiamo già visto in altri film, e sono tutti bravissimi, tra cui l'attore tedesco che interpreta appunto Beard, con questa faccia particolarissima, con questo naso da uccello, questo volto insomma un po' leggermente inclinato, sfigurato, che abbiamo già visto in altre interpretazioni. È un volto veramente che spacca e non si dimentica, è proprio un volto cinematografico, di quelli che lasciano il segno. E anche la ragazzina, l'interprete principale del film, ha assolutamente delle qualità, ed è diretta assolutamente in modo molto rigoroso, molto essenziale. Il personaggio di Bailey parla poco, è un personaggio più che altro che osserva molto, osserva l'ambiente circostante, un ambiente che assolutamente non capisce, che è in totale conflitto con lei. La storia racconta di appunto Bailey che vive con il padre in questa casa occupata, una specie di centro sociale occupato nel Kent, in un luogo abbastanza squallido, in un angolo abbastanza squallido e deprimente dell'Inghilterra, molto grigio, con questo cielo spesso color ghiaccio, e con questi luoghi degradati, con questi luoghi dove si fa una vita al limite, ma comunque una vita dignitosa, piena d'amore, e questa è una cosa che percorre tutto il film, questa dignità del proletariato, dell'outsider, degli outsider che vivono ai margini e che nonostante questo hanno un senso di comunità, di famiglia, di legami più intenso di quello che ci potremmo immaginare da quello che ci raccontano della cosiddetta guerra tra poveri. E il film racconta appunto la storia di questa ragazzina che si trova ad affrontare il periodo di passaggio all'età adulta con l'arrivo delle mestruazioni, e a questa metamorfosi corporea si affianca tutta una serie di eventi magici nella realtà, o meglio è una realtà filtrata attraverso gli occhi della ragazza, che assume dei connotati irreali, magici. E il film inizia come un documentario piuttosto grezzo, piuttosto sporco, con una camera a mano che traballa più di qualsiasi camera a mano traballante che abbiamo visto negli ultimi anni, quindi senza assolutamente nessun tipo di supporto Steadicam. Meno che mai viene utilizzato il carrello su ruote, viene proprio utilizzata una camera a mano anche in libera corsa dell'operatore che insegue i personaggi del film, e quindi siamo di fronte a un film di un caos, di un'adrenalina estrema. Poi il film cambia, così come cambia la crescita della protagonista, il suo passaggio all'età adulta, la sua consapevolezza di essere diventata una donna, e il colpo di scena è l'incontro con Beard, appunto questo personaggio strano, enigmatico, che somiglia a una specie di elfo dei boschi. Viene incontrato per la prima volta in un prato nella periferia della zona dove vive, e il personaggio di Bailey ha paura di un po' tutti, è veramente turbata dalle esperienze di vita che ha vissuto. Il padre si è separato dalla madre, che vive una situazione estrema
di pericolo con un compagno folle, violento, ubriacone, con altri 3 figli, sorelle quindi della protagonista, che subiscono questa situazione di violenza e di disagio, a cui poi Bailey cercherà di riparare attraverso una specie di vendetta non proprio leggera, ma che non andrà come si aspetta. Quindi l'incontro con Beard, interpretato appunto dall'attore tedesco, cambia un po' il suo approccio alla vita. Lei piano piano si apre con questo personaggio fino a diventare uno dei suoi, l'unico forse amico del cuore che ha, sì, sicuramente l'unico, non ha altre persone di cui si fida in questo momento della sua vita, ma comunque continua a non capirlo, perché questo Beard di notte la guarda dalla terrazza, dall'attico del palazzo di fronte, e sembra che tutta la notte resti in piedi su quel balcone, poi nudo, praticamente in mutande, e cosa ci fa di notte nudo sul balcone di fronte? È un personaggio che porta il film dalla cifra realistica, dalla cifra documentaristica, ad uno stile di magia, di realismo magico, che nel finale del film trasforma un po' tutto il racconto e tutto quello che ci saremmo aspettati vedendo la prima parte. Cambia radicalmente anche l'aspetto registico, l'aspetto dell'estetica visiva. Il film si fa più tranquillo, si fa più contemplativo, la camera a mano si smorza fino a spegnersi completamente, e assistiamo a dei movimenti di camera più morbidi, a una regia più consona a questo ultimo quarto, terzo di film, all'ultimo atto del film, che è un atto magico, dedicato ad un racconto di magia, dove realtà e fantasia e magia e mito si fondono in una lotta tra il bene e il male, che diventa anche violenta, ma senza mai cadere negli stereotipi asfissianti del cinema americano, dove poi dallo scontro finale ci deve essere un vincitore e seguito poi da un finale risolutivo. Tutto rimane ambiguo, perché qui siamo di fronte a un film d'autore sicuramente. Non solo, ma è un film che fonde diversi tipi di linguaggi. Innanzitutto il linguaggio crudo, realistico, documentaristico del pedinamento del personaggio, che era stato portato all'estremo, e di cui il capostipite potrebbe essere uno dei capostipiti Rosetta dei fratelli Dardenne. Quindi questo pedinamento a mano che ormai i registi cercano di imitare, clonano, utilizzano da un paio di decenni, che proviene da Rosetta dei fratelli Dardenne, utilizzato poi da Garrone in Gomorra. Quindi questo stile crudo, realistico, documentaristico, che ci porta direttamente dentro questa parte del mondo che io non conoscevo, che molti non conoscono, perché non è una zona con particolari attrazioni turistiche, ma che ci fa capire che esiste un'altra Inghilterra, che esiste un altro Occidente, che poi è un Occidente che non è così raro come si possa pensare, un Occidente fatto di queste periferie che non sono né bruttissime come Corviale a Roma o Torbella Monaca a Roma o lo Zen a Palermo, ma non sono neanche normali, non sono neanche posti abitabili, anzi sono posti profondamente disagiati e profondamente inadatti al vivere. Qui la Arnold ci descrive un mondo strano fin dall'inizio, fin dalla parte documentaristica del film, adatto, perfetto, per poi trasformarsi
in quella che è la cifra immaginifica di realismo magico della parte finale del film. È infatti un luogo in una sorta di bolla, un luogo dove c'è degrado, c'è povertà, ma nello stesso tempo non ci sono quei cliché del degrado e della povertà a cui potremmo pensare, a cui ci hanno abituato migliaia di film. È qualcosa di anonimo, ecco, direi che c'è una sensazione di anonimato, di rassegnazione a una mediocrità totale in questo luogo che, ripeto, non è una mostruosa periferia come ce l'aspettiamo, è semplicemente qualcosa di squallido, con questo cielo color ghiaccio e con questa architettura che non è né carne né pesce, non è né per la classe media né per è una sorta di limbo, ecco, non so come descriverlo, però penso che questa alchimia creata dalla regista, questa scelta di luoghi sia veramente perfetta. E dicevo, è un film che unisce vari registri, perché al cinema, appunto, quello crudo, realistico, come dicevo, che segue la scia dei fratelli Dardenne, di alcuni film dei fratelli Dardenne, si sommano poi altri tipi di stili, di suggestioni. Innanzitutto c'è una traccia sotterranea molto interessante che utilizza lo smartphone. Penso che questo film sia uno dei film che racconta meglio e con meno banalità, con meno luoghi comuni, l'utilizzo dello smartphone, specialmente se questo utilizzo dello smartphone è fatto da questo tipo di personaggi, questo tipo di proletariato che non è che si va a fare i selfie nei locali per instagrammare l'immagine, è un proletariato che vive una situazione di profondo disagio, e quindi c'è un utilizzo della tecnologia dello smartphone diverso. Ed è diverso anche l'approccio della regista, che riesce a fare un cinema sperimentale sicuramente sotto diversi punti di vista, tra cui anche questo utilizzo dello smartphone, e quindi riesce a entrare ed uscire con eleganza dallo schermo verticale, dalla narrazione attraverso gli schermi di cellulari, in una maniera assolutamente distante dai film. Partiamo da quelli più stupidi che ci fanno vedere la chat dove si non so, la cosa più banale che mi viene in mente è la chat dove ci si mandano i personaggi si mandano i messaggi, che quindi ci viene fatta vedere a schermo, insomma un utilizzo così elegante e così sperimentale dello schermo dello smartphone integrato in piccole parti del film non l'avevo mai visto, comunque se l'ho visto raramente. E poi nell'ultima parte si aggiunge questo stile di magico, questo stile di, non so se definirlo realismo magico, cioè il soprannaturale fa un'irruzione prepotente e totale, occupando la scena e la narrazione di tutto il film, con il personaggio di Beard e con altre diramazioni narrative, anche a un livello magari forse un po' troppo eccessivo, che non ci aspettavamo da un film così realistico che racconta una periferia inglese. Il personaggio di Bailey si evolve, cambia, e il film è bello, racconta le emozioni attraverso questi primi piani intensi della ragazzina protagonista, che parla poco ma è diretta molto bene, quindi essenzialmente ha poche espressioni, però quelle poche espressioni montate in quella maniera raccontano molto della sua interiorità. È una ragazzina sgorbutica, scontrosa, arrabbiata col mondo,
che poi nell'ultima parte, ricattata da questo padre, insomma, che è quasi un suo coetaneo, giovanissimo, quindi ci racconta un mondo dove si fanno figli prestissimo, perché a sua volta il figlio, suo fratello, il fratello di Bailey, quindi l'altro figlio di questo padre, interpretato da questo attore inglese bravissimo che abbiamo già visto anche nell'Isola degli Spiriti, e a sua volta diventa padre, sta per diventare padre a 16 anni, tenta una fuga in Scozia. Insomma, ci sono tante cose in questo film, è tutto fatto molto bene, non ci sono sbavature né di direzione degli attori, c'è una regia molto originale, che non capita di vedere quasi mai, insomma capita raramente quando c'è un buon film. Ovviamente ci tengo a dirlo, rigorosamente sala vuota. Io quando entro in una sala e vedo che la sala è vuota, veramente ho tanta speranza di assistere a un grande film, e devo dire che nell'80% dei casi è così. Alla gente fa proprio schifo il cinema di qualità e il cinema d'autore, non gliene frega niente se c'è l'operazione del governo, il cinema de sé, sono tutte baggianate, compreso Roma, tranne quei pochi cinema de sé, diciamo, del centro di Roma, ma in tutta Italia l'involgarimento del pubblico cinematografico è a un livello veramente disastroso, con queste sale che fanno 25 minuti di pubblicità, di cui 23 di proprietà della Disney, quindi sono delle succursali fondamentalmente della Disney, e ovviamente il pubblico era tutto nell'altra sala a vedere Mission Impossible, a vedere un po' erano a vedere questi horror così truculenti, insomma tutta roba fritta e rifritta che ripropone sempre gli stessi cliché, e che penso e anche spero nei prossimi anni verrà travolta e definitivamente eliminata dall'intelligenza artificiale, in quanto sono film che sono già artificiali, quindi sembrano già generati da un'intelligenza artificiale. Quindi dicevo, sala vuota, film straordinario, molto molto interessante, compresi i titoli di coda, con un'esplosione di vitalità di tutti questi personaggi di periferia, in cui la regista probabilmente fa dei video proprio con il cellulare e con lo smartphone, e quindi i titoli di coda sono accompagnati da questi balli, da queste danze, da questi canti di tutti questi personaggi in qualche modo punk, outsider, fuori di testa. Bellissimo, non ai livelli del film L'amore che non muore, il film francese uscito un paio di settimane fa, che è una specie di racconto potentissimo, un film ad alto budget, della crescita di questo ragazzo e della storia d'amore tra questi due ragazzi, in cui lui viene travolto dal mondo criminale, non è un romanzo criminale come scrive qualche critico, non c'entra assolutamente niente, è molto molto meglio di qualsiasi film romanzo criminale sia stato mai fatto. E lì secondo me siamo davvero dalle parti del capolavoro. Poi ci vogliono alcuni anni per capire se un film è un capolavoro oppure no, ma L'amore che non muore è veramente un film da vedere, rivedere, grandioso. Questo è un film più piccolo, più indipendente, molto indipendente, anche se finto indipendente, perché dentro c'è la BBC, ci sono un paio di produzioni inglesi piuttosto note, quindi è il solito film finto indipendente che poi gira ai festival, viene distribuito. I veri film indipendenti, come ripeto sempre, non vengono mai distribuiti, perché non sono fatti con la partecipazione di BBC o Rai o di qualunque altro partner che possa consentire poi al film
di essere distribuito, di essere visto. Quindi non è questo il cinema indipendente. Però detto questo, Andrea Arnold viene da una filmografia sicuramente di matrice indipendente, di cinema indipendente, e questo è un film trasgressivo, un film molto originale, che comunque non va a usare star, non va a scomodare i cliché del cinema, anzi devo dire che ha il coraggio in qualche modo di reinventare il cinema, inventa a suo modo un suo linguaggio, pur non nella potenza dei grandi autori della storia del cinema, però c'è una percentuale del film che in effetti è molto originale e viene inventata dall'autrice, tanto di cappello in quest'epoca dove, ripeto, quando c'è la sala vuota si assiste a qualcosa di decente, a volte di bello, ma il pubblico proprio è a un livello proprio di lavaggio del cervello critico, grave, per cui ha bisogno di questi spettacoli di matrice poi tutti hollywoodiani, che poi vengono replicati da tutte le produzioni del mondo. Ormai siamo quasi a 100 anni dalla nascita, non proprio dalla nascita, ma sono 100 anni di egemonia di questo immaginario che ha veramente ridotto l'immaginario del mondo ai suoi cliché. Detto questo, sì, consiglio di vedere Bird, è un film insomma notevole, interessante, e fatto proprio col cuore. Si vede proprio che c'è una conoscenza di questi ambienti, di questi personaggi, non c'è nulla di artificiale. Ecco, questo sarebbe un film davvero difficile da fare con l'intelligenza artificiale, perché non c'è quella recitazione imposa, tipica di un certo cinema americano, della maggior parte del cinema americano, che è perfettamente replicabile dall'intelligenza artificiale. E qui i personaggi sono veramente scatenati, sono veramente umani, sono veramente folli in tutte le loro sfaccettature da esseri umani. Quindi insomma sarebbe veramente un'impresa riuscire a replicare questi personaggi. Quindi grande film Bird, da vedere.